Ciao, benvenuti in questo nuovo video. L'argomento di oggi è capelli e profumi. Capelli di quello che sto usando per lavarli, idratarli, oltre già alle maschere e agli shampoo che vi mostro nei video di Svuota la spesa, che sono shampoo e balsami insomma da supermercato, e utilizzo anche qualcosa di più professionale, non da supermercato per intenderci. Poi in più vi volevo parlare del lievito di birra che ho iniziato a usare da pochi giorni proprio per la salute dei capelli, visto che siamo nel cambio di stagione, e poi di profumi che ho terminato prima dell'estate, che sono profumi che utilizzo in linea di massima d'inverno, e poi d'estate chiaramente cambio. Premetto, come ho già detto, che a me i profumi piacciono molto, preferisco avere un buon profumo piuttosto che tante cremine, cremette profumate. E dunque la prima cosa di cui vi voglio parlare appunto è il lievito di birra, le tavolette di lievito di birra. Ora non voglio fare pubblicità particolare, questo è il lievito Song, ma ce ne sono 3 miliardi di tavolette di lievito che si acquistano sia in farmacia che nei supermercati, che nelle parafarmacie, su internet e via discorrendo. Quindi se avete intenzione di iniziare un ciclo di lievito di birra per la cura dei capelli potete prenderle ovunque e dove costano anche meno, perché comunque come prezzo è una cifra abbordabile. A meno che non andate a prendere cose particolari. Questo qua va bene, ha zinco e biotina, una serie di sali minerali e anche fermenti lattici. Inoltre questo, mi pare di aver letto da qualche parte, non contiene glutine, quindi anche per le persone che sono intolleranti al glutine è possibile fare una cura di lievito di birra. Perché uso lievito di birra? Al cambio di stagione, perciò adesso che siamo a settembre inoltrato, quasi alla fine, io solitamente faccio un ciclo che all'incirca è solitamente sui 3 mesi, quindi settembre ormai è andato, metà settembre, ottobre e novembre. Proprio perché è il momento che c'è il ricambio, la caduta dei capelli è maggiore, periodo che cadono le foglie, tempo delle castagne, si ha la perdita di capelli, che è una cosa del tutto fisiologica e naturale. Ovviamente se la caduta è copiosa e costante durante tutto l'anno, forse allora è il caso di andare a capire qual è la causa, anche se la causa principale, se non risiede in un disturbo o problema genetico, la fonte principale, la causa principale è lo stress. Lo stress può essere positivo, ma se si porta all'estremo diventa e si trasforma in stress negativo, e la prima cosa o una delle prime cose che risentono in particolare questa condizione sicuramente sono i capelli e si ha la perdita come causa principale della caduta dei capelli. Poi può essere un stile di vita non troppo sano, un'alimentazione scorretta con delle carenze alimentari, sali minerali, vitamine, mancanza di acidi grassi, per questo che io sempre nei miei video insisto di mangiare il salmone, che il salmone è una delle fonti principali di acidi grassi. Insomma, tutta una serie di elementi anche a livello alimentare che vanno a beneficiare e a mantenere sano il capello, non solo il capello ma la pelle in generale e le unghie. Premetto che non sono una specialista, non sono una dermatologa, non sono una tricologa, queste sono esperienze mie personali che porto a vostra conoscenza, che condivido con voi e vi racconto di come mi prendo cura io dei miei capelli. Chiaramente poi c'è anche tutto il fattore di mantenimento, il lavaggio, le asciugature col foam, le piastre, le colorazioni chimiche, che sono un acceleratore per la caduta, il fatto che si diradano, che si spezzano o che si hanno le doppie punte, anche quello è un fattore che insomma è da tenere in considerazione. Io personalmente ho abbandonato l'utilizzo delle tinte, 2 anni fa tagliai i capelli a zero, se mi ricordo metto forse una foto da qualche parte, perché non ne potevo più tra colpi di sole, non decolorazioni, ma insomma per avere sempre i capelli con la nuance sempre bella fresca e non sbiadita. Alla fine si ha una chioma se si desidera mantenerla lunga sempre brutta, opaca, spenta, che non è quasi neanche bello esibirla, perché insomma fa abbastanza pena. Quindi 2 anni fa ho deciso proprio di tagliarli cortissimi, proprio col rasoio qua nel collo, qua sopra
in cima proprio cortissimi, e ho detto basta, dal momento che adesso ho il mio colore, per coprire qualche capello bianco, non ne ho tantissimi, e inizio a usare le erbe tintorie, la Lawsonia, l'Enné per intenderci, che è il colorante per eccellenza per tingere i capelli. Poi ci sono tutte le altre varie erbette che si possono mischiare per ottenere diverse tonalità, più ramate, più violacee, colori più freddi, colori più caldi, ma insomma adesso non mi sto ad entrare in questo tema in particolare. È chiaro che utilizzando delle erbe tintorie anziché le erbe chimiche, il capello chiaramente ha tutta un'altra trama, tutto un altro aspetto, ma quelle sono scelte personali, perché poi a non tutte può star bene un tipo di colore che sia il castano ramato, il rosso tiziano. È chiaro che non a tutte sta bene e non a tutte può piacere. Comunque, chiudendo lì il discorso di tinte e colorazioni, io uso lievito adesso per 3 mesi, che è appunto il momento della caduta dei capelli più importante, più massiccia, fra virgolette. Calcolate che una perdita naturale, normale, soprattutto nel cambio di stagione, sono oltre ai 100 capelli, anche nella normalità dai 20 ai 100 capelli sia nella norma, ma quando la perdita diventa più copiosa, nel senso che ad ogni lavaggio si trovano nel lavandino o in doccia un bel po' di capelli, sulle spalle ci ritrova con i capelli, quando ci sveglia il mattino sul cuscino si trovano capelli e ci spazzola, insomma durante l'arco di tutta la giornata la quantità di capelli che si perde è tanta. Bisogna comunque capire un attimino cosa sta succedendo. Chiaramente al cambio di stagione questo è un fenomeno che si accentua di più e per un periodo bisognerà, diciamo, sopportare questa situazione. Quindi io questo lievito l'ho iniziato a usare qualche giorno, porterò avanti la cura, il trattamento per 3 mesi, poi non è che bisogna prenderlo tutto l'anno, ma a spot va ripetuto perché non serve a nulla tutto l'anno, e poi a inizio primavera, alla fine dell'inverno, ripeterò di nuovo il ciclo per 3 mesi di nuovo con il lievito di birra. Ha tutta una serie di benefici che apporta al bulbo dei capelli, vitamine, sali minerali, stimola il microcircolo e quindi il capello nasce e cresce più rigoglioso, la crescita è più veloce. E ovviamente non aspettatevi miracoli, perché in casi di alopecia, dove si ha la perdita proprio massiccia, proprio con chiazze e ciocche di capelli che cadono, questo allora è un disturbo che riguarda più un fattore, credo, penso, genetico, che appunto un dermatologo o un tricologo nello specifico saprà darvi indicazioni e, se necessario, una vera e propria terapia per risolvere il problema. Bon. Allora, basta con il lievito di birra per i capelli, mi sembra di aver già detto abbastanza. E come dicevo, oltre ai gli shampoo e i balsami, le maschere che acquisto da Eurospin, Lidl, che io reputo buoni, forse perché parto da una base con un capello che non ha grossi problemi, perciò io li alterno, non è che compro sempre specificatamente prodotti particolari. Poi, non tingendoli con tinte chimiche, non ho neanche il problema di dire il colore si sbiadisce, quindi devo usare il prodotto particolare per andare a mantenere il colore e via discorrendo. Comunque sto usando in questo periodo, che mi è stato regalato da mia sorella per il mio compleanno, mi sembra, o per Natale, perché poi appunto io alterno diversi prodotti, però in questo momento sto utilizzando questi. Sto usando questo shampoo ristrutturante per capelli sfibrati e danneggiati. Chiaramente ovviamente un regalo, sì, per capelli sfibrati e danneggiati, non li ho sfibrati e neanche danneggiati, perché appunto l'Enné va a chiudere le squame, va a inspessire e irrobustire il capello, però insomma male non fa. AB, armonia e benessere con midollo di bambù. Lava bene, soprattutto la cute, pulisce bene la cute, perché poi cioè, la pulizia conta la cute, non tanto le lunghezze. E abbinato mi ha regalato Air Professional spray ristrutturante, sempre al midollo di bambù senza risciacquo. Praticamente è un
balsamo senza risciacquo da utilizzare dopo che si è lavato i capelli, si tamponano e si va a distribuire sempre sulle lunghezze, mai sulla cute, se no si ingrassa e si sporca velocemente. E questo lo utilizzo in modo particolare se faccio delle pieghe magari mosse o se utilizzo la piastra. Allora chiaramente poi asciugo i capelli prima di utilizzare la piastra, però preventivamente prima uso questo spray balsamo. Bon. E per quanto riguarda il discorso capelli, direi che non ho nient'altro da dirvi per quel che mi riguarda come mia, diciamo, esperienza personale. Se avete voi qualcosa da dire, da chiedere, o qualche informazione, qualche curiosità, qualche input utile, scrivetelo qua sotto nei commenti, che fa piacere leggere e confrontarsi. Per quanto riguarda invece i profumi, allora, d'estate lo uso il profumo, anche se insomma d'estate col caldo, il sole non è il massimo della vita, io qualche goccia di profumo la metto sempre. E quest'estate ho utilizzato, ed è la seconda stagione che lo utilizzo e che lo acquisto, questo profumo francese, vaporizzatore, Roger et Gallet. Non so se si trova in giro, nel senso che vabbè, è un profumo di nicchia di una profumeria francese che io trovo in farmacia, nella farmacia dove mi reco, la mia farmacia di fiducia. Sono diverse profumazioni, io le ho provate tutte, me le ero girate tutte, annusate tutte. A distanza anche di giorni sono tornata in farmacia prima di acquistarlo per capire quello che stava meglio sulla mia pelle, quello che mi piaceva di più. Io il profumo quando lo compro lo acquisto, non lo acquisto subito, ma almeno passano 24 ore. E infatti nella profumeria dove mi servo ormai mi conoscono e mi dicono è giusto e sarebbe giusto fare così, a meno che un profumo già non lo conosci, allora vai a colpo sicuro e dici bene, vengo a prendermi il mio profumo. Ma se cambiate profumo o se è la prima volta che sentite un profumo, il mio consiglio è sempre quello di non acquistarlo subito, ma lasciarlo manifestare e tenerlo indossato e provarlo a riannusare e sentirlo anche dopo diverse ore, perché potrebbe non piacervi. E invece il profumo si manifesta proprio poi nelle ore successive sulla vostra pelle, la reazione che ha la sentite nelle ore successive. E niente, avevo preso questo 2 anni fa, l'ho ricomprato quest'anno. La confezione, questa qua, non l'ho pagato tantissimo, è un 100 ml e forse l'ho pagato, adesso non mi ricordo più, mi pare 40 euro. È un eau de parfum e la profumazione, che mi stavo dimenticando che fosse la cosa che può incuriosire di più, ginger e ambra. È una delle mie profumazioni, è passato un vespino. È una delle mie profumazioni, cioè, diciamo, preferite, che apprezzo, perché ginger e ambra è un mix di agrume e spezia, non è secco ma neanche dolce, ma è molto frizzante, dolce ma non nauseabondo. Ha una profumazione che poi anche le ore successive sulla pelle e sui capi lascia una gradevole profumazione fresca, agrumata e non dolciastra. È il secondo anno che lo riprendo per l'estate. Adesso è passato un camion, il prossimo sarà un Caterpillar. Scusate, ma non ci posso fare niente. Niente, questo è farmacia. Poi per l'inverno, che durante l'inverno io uso e alterno, io non seguo le tendenze dei profumi, come non seguo le tendenze di tutto il resto che il mondo della moda o di qualsiasi cosa esista seguo, cioè non sono schiava delle tendenze. Se una cosa mi serve, mi piace, l'acquisto, perché dico sì, attivando la consapevolezza dico è una cosa che mi piace, è di mio gusto, l'acquisto, ma non mi lascio trascinare, proprio non mi viene proprio neanche di acquistare il profumo di Pinco Pallo perché quest'anno uso il profumo di Pinco Pallo e riesco anche a farmelo piacere perché quest'anno va di moda, no.
Un classico dei classici, ribattezzato anche il profumo da vecchia, il profumo da Shura, il profumo vecchio, il profumo dismesso, in disuso, che non si usa più. Io lo continuo a utilizzare perché sulla mia pelle piace, l'ho provato e riprovato e non cambio, lo continuerò ad utilizzare. Sicuramente un profumo strutturato che su una ragazza può essere magari troppo impegnativo, ma su una donna già sui 30 anni può andare più che bene, se piace chiaramente. Chanel numero 5, io da qui non scappo. Ho provato a capire perché viene considerato un profumo da vecchia o da signora. Beh, sicuramente da signora sì, perché è un profumo molto strutturato, molto importante, va indossato e dosato proprio con parsimonia, perché ne basta veramente pochissimo perché si manifesti nel suo, secondo a mio avviso, splendore. Sui cappotti, sulle sciarpe, sulle stole, anche diversi giorni dopo, quando si ha indossato Chanel numero 5, il profumo è incantevole, che permane nei cassetti, negli armadi, insomma lascia una traccia secondo me indimenticabile. È un profumo che adoro, sulla mia pelle mi piace, perché una volta indossato devo proprio stare lì a sentire se io il profumo ce l'ho, perché non me lo sento più, e forse già in un altro video l'avevo detto. Se un profumo quando l'hai messo non lo senti più sotto al naso, vuol dire che quello è il tuo profumo. Se invece durante il giorno ti continui a sentire questo profumo sotto il naso, nelle narici, che ti solletica, ma non in maniera piacevole, ma proprio perché ti dà fastidio, vuol dire che quello non è il tuo profumo. Forse è più un acquisto dettato appunto dalla pubblicità, dal fatto che è un profumo che è di tendenza, perché va di moda e perché lo devi avere, lo devi indossare, ma il profumo è una cosa molto personale. Quindi per me Chanel resta Chanel, e anzi vi dirò di più, mi ero anche presa, che lo sto usando proprio a piccole dosi. Non avevo trovato il bagno schiuma, avevo acquistato, non avevo trovato il doccia schiuma, e avevo acquistato già più di un anno fa, sì, il bagno schiuma, che io poi vabbè, lo metto sulla spugna, faccio fare schiuma e mi ci lavo. E anche il bagno schiuma ha una delicatezza, è proprio talcato. Poi vabbè, la formaldeide di questo principio chimico che viene messo all'interno, che a me proprio mi piace, si distingue fra 1000 profumi e niente. Per me Chanel resta Chanel. Ho provato, mi hanno quasi convinto, perché però ero convinta, non è che ho detto ah sì, lo compro e sicuramente mi piacerà. Consapevolmente sapevo che stavo acquistando una cosa che mi avrebbe deluso, però diciamo per accontentare, fra virgolette, la commessa che mi ha detto ma provi l'essenza, l'equivalenza di Chanel numero 5, tale quale. Già il fatto che, adesso è più di un anno questo ce l'ho, me lo spruzzò nell'aria, sentivo già che proprio le note di testa, di cuore e di coda proprio non c'entravano niente. Sembrava già dal momento che è stato spruzzato il cugino, la cugina, la zia lontana, la zia d'America di Chanel numero 5. E indossandolo qualche volta, d'impatto, così di primo acchito dici sì, questo è Chanel numero 5. Poi come dicevo prima, manifestandosi nelle ore successive proprio cambia completamente. Il fatto che si scalda, le essenze che vengono utilizzate per fare questi profumi equivalenti ovviamente non sono di qualità, e le stesse sostanze che vengono utilizzate per fare il Chanel numero 5 originale. Infatti cambia tantissimo, diventa dolciastro e quasi un profumo tipo un bouquet fiorito, molto fiorito dopo diverse ore, e a me il fiorito proprio mi disgusta, cosa che Chanel di fiorito ha veramente ben poco, ma è un profumo molto deciso, anche se è molto femminile. E di questo cosa ne ho fatto? Proprio di tanto in tanto qualche spruzzata, così di dire lo finisco. L'ho pagato mi sembra 9 euro e qualcosa, quindi anche lì voglio dire, un profumo, se è un profumo di qualità, non dico che deve costare le centinaia di euro, ma non ci siamo. Infatti lo sto finendo così, ogni tanto, magari in casa, ogni tanto qualche spruzzatina, o quando lavo i pavimenti
ne metto un po' sullo straccio o sul mocio, giusto da terminarlo e portarlo alla fine, ma a me le equivalenze non mi piacciono e non le trovo equivalenti, ma proprio equivalenti per nulla. Poi altro profumo, ce ne sarebbero altri, però ho buttato le confezioni, anche se devo dire che i profumi non è che ne uso 50.000. Quando è il periodo posso portarlo anche per diversi anni senza stancarmi, però alterno, ma bene o male vado a battere sempre sugli stessi. Questo mi era stato regalato, poi l'avevo ricomprato, però forse ho buttato la confezione, adesso per le mani mi è rimasto questo. Burberry Eau de Parfum, anche questo qua ha un profumo che è delizioso, è molto molto femminile, è dolce ma non nauseabondo, cipriato, talcato, ma sempre con delle note, con dei sussulti di agrumi e spezie legnose. I profumi secchi, aspri, agri non mi piacciono, acri non mi piacciono, e questo è un mix di fondo, ha sempre una nota dolce talcata ed è molto molto buono questo Burberry donna, e strada facendo avanti quest'inverno vedrò quale dei due riacquistare di nuovo. C'è un altro profumo che mi piace molto, Frederic Hall o Frederic Malle, adesso non mi ricordo, Portrait for Lady, quello è divino, è un di nicchia francese, però quello ha dei prezzi proibitivi, un 10 ml, quindi 10 ml, calcolate che è un boccettino da viaggio, proprio uno spruzzino. Siamo sui 50 euro, quindi potete ben capire, ma quello secondo me è il profumo migliore in assoluto, proprio in assoluto, che non cambierei mai. Non è detto che poi magari più avanti faccio un po' la formichina e opterò per questo profumo qua di Frederic, adesso non mi ricordo se è Hall o Mal, non mi ricordo, anche perché ripeto non l'ho mai acquistato. Mi è stato fatto sentire da una persona che lavora nella moda che l'aveva indossato, e quando ho sentito questo profumo l'ho fermato e gli ho detto mi dica che profumo ha perché è buonissimo, e aveva appunto nella borsa da viaggio questo campioncino che ovviamente non mi ha regalato, però me l'ha spruzzato e l'ho tenuto appunto diverse ore fino al giorno dopo, non ho fatto la doccia per sentirlo sulla mia pelle ed è eccezionale, proprio è buonissimo. Penso che avessi un profumo così non cambierei mai più perché è veramente davvero davvero buono. Portrait of Lady, ritratto insomma di donna, qualcosa del genere, adesso non ricordo neanche bene il nome, buonissimo. Bene, questo video termina qua, oggi ho parlato più del solito, spero di non avervi stancato troppo o annoiato, però mi andava di raccontarvi di queste due cosucce, dei profumi, dei prodotti che sto usando in questo periodo per i miei capelli, del lievito di birra, delle tavolette, anzi ve le consiglio, ovviamente informatevi e chiedete al vostro medico se potete farne uso, perché magari può dare problemi o disturbi a livello intestinale, però in linea di massima il lievito di birra è un prodotto da banco, si trova anche al supermercato, c'è chi addirittura lo mangia, lo ingerisce a scaglie o anche il cubetto per fare le preparazioni in cucina, perciò voglio dire non è niente di insomma cancerogeno o dannoso. Comunque chiedete al vostro medico, informatevi, però tenete in considerazione questo fatto che il lievito di birra aiuta, stimola soprattutto nel periodo del cambio di stagione la crescita e la salute dei capelli. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, grazie per avermi seguito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!